Ciao ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere il proseguo dei video delle settimane passate, ovvero abbiamo parlato già di stili di gioco. Oggi proseguiremo ma con gli stili di gioco individuali. Ragazzi, gli stili di gioco individuali, come già detto anche le volte scorse, sono tanti piccoli temi, quelli, la scelta quindi dell'allenatore, la scelta del modulo, la scelta dei giocatori soprattutto da mettere in campo, no? Sono tutte quelle piccole cose, le istruzioni individuali che poi ragazzi durante i game fanno o non fanno la differenza. Perché? Perché comunque ragazzi, se noi abbiamo una squadra con la quale giochiamo bene, con la quale ci troviamo bene, che magari non sarà magari perfettamente giusta alla regola, ma noi riusciamo a giocare bene, a trovarci bene, ovviamente diventa giusta per noi. Ed è questa ragazzi la cosa fondamentale, secondo me, e principale. Io vi porto ragazzi un attimino a vedere la mia squadra. È una squadra inedita probabilmente, che non avete mai visto, se non appunto messa magari in qualche maniera differente, ma questa qui l'ho creata da pochissimo, di conseguenza non credo che qualcuno di voi l'abbia vista. Però ragazzi, quello che vi voglio appunto far capire, gli stili di gioco individuali, ok, non ci sono quelli giusti e non ci sono quelli sbagliati, sta semplicemente a noi capire con quali giocatori in quel momento, in quel modulo, in quella partita, con quello stile di gioco, squadra, quindi contropiede, contrattacco e via dicendo, ci troviamo bene, ci troviamo quindi rapidi nel giocare, insomma riusciamo bene a destreggiarci durante la partita. Questa diciamo che era la piccola premessa. Gli stili di gioco, poi lo dico soprattutto magari per i più nuovi su questo gameplay, su questo gioco, ragazzi, sono quelli che ci sono scritti sotto il nome del giocatore. Ad esempio Paolo Maldini, terzino difensivo, Mickey Van de Ven, incontrista, Costa Curta, terzino difensivo. Che cosa vogliono dire però ragazzi tutti questi nomi? Purtroppo ho notato che dal gioco hanno eliminato tutta la sezione appunto che parlava degli stili di gioco. Volevo appunto farvela rivedere aggiornata, perché c'è già un video sul mio canale nella quale appunto vi spiego nel dettaglio tutti gli stili di gioco. Però volevo diciamo fare una cosa un pochino diversa oggi, appunto andarvi quindi a segnalare secondo me quali possono essere gli stili di gioco più adatti per un determinato tipo di modulo, oppure magari per un determinato tipo di stile di gioco squadra. Quindi una cosa diciamo abbastanza interessante. È ovvio che ragazzi non potrò fare un discorso troppo nello specifico, perché ovviamente ci possono essere milioni di varianti, ognuno di noi può avere una preferenza piuttosto che un'altra, dei giocatori preferiti anziché degli altri. Quindi ragazzi oggi vi parlerò ovviamente secondo quella che è la mia esperienza personale e secondo me, ok, secondo il mio modo di vedere un po' il gioco, quali possono essere gli stili di gioco più adatti ad esempio per un contropiede piuttosto che per un possesso palla, partendo chiaramente, tralasciando il portiere, partendo chiaramente dalla difesa, in modo tale da darvi un ipotetico abbinamento. È ovvio che, ripeto, io oggi faccio riferimento a questo modulo, o comunque ai moduli più classici in assoluto. Se poi mi dite ma io gioco con 1, 6, 5, cioè capito, che giocate con un modulo particolarissimo dove non c'è difesa, dove magari non ci sono attaccanti, lì potrebbero variare tante cose. Ma infatti, come già detto, è un discorso poi che andrebbe visto e analizzato molto soggettivamente, appunto, con chi magari andiamo poi a vedere il problema. Io ragazzi ad esempio parto dal contropiede, perché il contropiede è comunque secondo me uno degli stili più utilizzati. Per me è quello che utilizzo più di tutti, li ho provati tutti chiaramente gli stili di gioco, per darvi a voi anche delle informazioni aggiuntive, dei pareri o comunque semplicemente la mia visione a riguardo. Però ragazzi io quello insomma con la quale mi trovo meglio poi alla fine della fiera è il contropiede, perché comunque ragazzi è uno stile con la quale io riesco ad attaccare, con la quale riesco a difendere. Certo ci sono dei piccoli se, dei piccoli pro e contro, come tante cose, ma c'è meno palleggio, c'è un pochino più di pressing in avanti, però è comunque una cosa che funziona.
Ma parlando appunto di stili di gioco individuali, perché poi magari i migliori moduli li andremo a vedere in un altro video, ma parlando di stili di gioco appunto individuali, io ad esempio con il contropiede non metto mai due terzini offensivi. Guardate qui, terzino offensivo Javier Zanetti e va bene, dall'altro lato però ragazzi terzino difensivo. Perché? Non perché ci sia una regola scritta, ma semplicemente perché ragazzi dobbiamo conoscere un po' come si muovono i giocatori, quindi cosa fa un po' un giocatore che ha la carta terzino difensivo, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di capire come si muove in sé per sé il contropiede veloce. Quindi quando noi andiamo a studiare un team, quando noi andiamo ad esempio anche a copiare il modulo di un avversario che abbiamo incontrato, che ci ha fatto magari uscire di testa da quanto era bravo, ragazzi bisogna tener conto tutte quante queste cose. Cioè è inutile dire sì ma tanto lui giocava con la difesa 4, giocava con 3 centrocampisti, mettiamo un po' chi vogliamo. No, perché magari lui ha messo delle carte specifiche in quei ruoli, ma soprattutto che magari erano specifiche per loro. Altra piccola grande cosa, gli stili di gioco si attivano appunto nelle posizioni praticamente che ci indica la carta, nel senso che questa carta nasce come terzino destro o come terzino sinistro, ovviamente avrà la sua passiva, in questo caso attiva, in quei ruoli. Poi se aggiungiamo delle posizioni comunque consideriamo un'altra cosa ragazzi, la carta si muoverà in campo comunque bene perché non perderà di overall, però ovviamente non giocherà a pieno regime, nel senso giocherà così molti dicono la passiva spenta. Secondo me ragazzi la passiva non si spegne del tutto, perché comunque un terzino difensivo improvvisamente non diventerà un'ala prolifica o un giocatore chiave, però allo stesso tempo è vero che magari messo in un altro ruolo rende meno, quindi questo diciamo rendere meno per molti viene definito come stile spento. Diciamo che secondo me è comunque così, è vero, perché allo stesso tempo se io mettessi questa carta in un'altra zona di campo, a parte quelle evidenziate, probabilmente non giocherebbe alla stessa maniera che mettendo ad esempio terzino destro, terzino sinistro, dove appunto lui per natura nasce in quei ruoli. Però allo stesso tempo ragazzi c'è sempre ecco questa bella diatriba, perché ci sono diverse opinioni fra una cosa e l'altra. Ora poi ci hanno anche levato il discorso appunto di vedere dal gioco appunto gli stili di gioco e quindi analizzarli insieme a loro. Però ad esempio ecco un Van de Ven, ok, lui può fare quindi incontrista, DC e terzino sinistro. Prima era bello perché ci diceva il gioco in sé per sé ci diceva ragazzi guardate che l'incontrista ha come carta predefinita ad esempio il difensore centrale, quindi se tu lo metti terzino destro pur potendolo fare teoricamente perdeva lo stile, o comunque nel senso giocava bene, manteneva i suoi parametri, magari i suoi overall, però allo stesso tempo ragazzi perdeva qualcosina, cioè era un pelino meno performante rispetto a che metterlo lì davanti invece proprio alla difesa. Comunque secondo me, adesso chiusa questa piccola parentesi, perché poi diciamo che appunto ci sono diverse linee di pensiero e io ho la mia che vi ho appunto appena spiegato, cioè secondo me le carte funziona lo stile di gioco nella posizione originale del giocatore. Le altre posizioni, ok, magari non perde overall, magari non si abbassa notevolmente il giocatore, non è che improvvisamente inizia a non giocare più, però ovviamente perde qualcosina. Nella parte verde scuro ovviamente perderà anche di overall, nella parte nera proprio andrà a terra l'overall e il giocatore, e non dico che sia quasi come non mettere nessuno, ma quasi appunto, perché non ci sarebbe storia, nel senso non potrei mettere mai un Costa Curta a fare la punta al posto di Mbappé. Chiusa parentesi ragazzi, ritorniamo a noi. Questa diciamo era una piccola grande parentesi perché ci sono appunto tante diatribe al riguardo in giro nei social, ne leggo tante o comunque mi vengono fatte tante domande al riguardo, e quindi
ogni tanto mi piace dire quella che penso. Allora, vi dicevo, secondo me ad esempio, a parte con il contropiede che va messo un terzino offensivo e uno difensivo, anche la difesa ragazzi, ma questa è una cosa ecco più generica secondo me. Un incontrista è uno sviluppo barra terzino difensivo. Io sconsiglio sempre con qualsiasi tipo di team che crei, quindi che sia col possesso, che sia con gli laterali e via dicendo, di mettere 2 incontristi o 2 frontali extra. Perché? Perché ragazzi chiaramente noi avremo altrimenti una squadra che farà un determinato tipo di movimento tutti insieme, magari la difesa o comunque in questo caso 2 centrali, e c'è il rischio ragazzi che ci lasci qualche buco e di conseguenza possiamo prendere gol. Ad esempio con il invece possesso palla, io una cosa che tendo a fare spesso e volentieri è mettere 2 terzini offensivi. Perché? Perché comunque ragazzi il possesso palla lo andiamo a vedere anche qui, il possesso palla ci dice appunto come si muoveranno i giocatori, ma ripeto abbiamo già visto il discorso degli stili di gioco squadra, quindi se ve lo siete persi mi raccomando andatevelo a rivedere. Poi ripeto, non ci sono regole essenziali, ad esempio molti giocano con il collante, io qui gioco con un incontrista e ho pure il contropiede. Perché? Per farvi capire ragazzi, come già detto prima, che alla fine della fiera è sempre tutto molto soggettivo. Questo incontrista ragazzi è fortissimo, è un Vieira veramente veramente stratosferico, però ci può stare anche un collante con il contropiede veloce. Ecco, io la cosa che cerco di fare quando faccio le mie squadre appunto in base a magari contropiede, possesso palle e via dicendo, è cercare di capire intanto come si muove quindi lo stile in sé per sé della squadra, ma poi dico che tipo di giocatori voglio, cioè in mezzo al campo voglio più qualità o più quantità, in attacco voglio più magari qualcheduno che si perda meno nei palleggi ma che mi attacchi più la profondità, o qualcuno invece che palleggi un pochino di più. E questo ragazzi si può fare sia con contropiede, con il possesso, con il contrattacco. È ovvio che io penso in alcuni stili di gioco ci sia ecco più magari possibilità di palleggio, vedi appunto il possesso palla, il contrattacco, magari con un passaggio lungo, con un contropiede o con un vie laterali magari si palleggia meno. Però ragazzi anche lì dipende, perché se io comunque metto un modulo, questo è molto in verticale, ma se io ragazzi qui mettessi un modulo molto in orizzontale, comunque avrei molta possibilità in più di palleggio. Perché? Perché i giocatori chiaramente partirebbero da quella posizione e la posizione è a fianco agli altri. Qui invece ragazzi in questo team vi dico la sincera verità, palleggio c'è ma non troppo. Perché? Perché comunque è vero, c'ho dei giocatori tecnici in campo, Xabi Alonso, trovato da pochissimo, carta stratosferica, mi sta piacendo tantissimo. Questo Matthaus lo stesso, giocatore chiave, però vedete già, giocatore chiave, contropiede. Voi ragazzi quando leggete queste cose dovete un po' fare nella vostra testa 1+1. Poi è vero, ci sono le istruzioni individuali che ne abbiamo già parlato e possiamo andare un po' a modificare il tutto, però io all'inizio il consiglio che vi dico sempre è ragazzi tenete il team inizialmente senza istruzioni. Stesso discorso ragazzi vale un po' per gli altri moduli, cioè io ad esempio se parlassimo di, per gli altri stili di gioco squadra, io ad esempio se parlassimo di possesso palla ragazzi, andrei a mettermi magari nel centrocampo più una squadra più in orizzontale, ad esempio un 4-3-3, un 4-4-2, ma quelli chiaramente sono moduli universali che vanno bene con tutto, però per partire appunto dai moduli più semplici in assoluto, sono dei moduli ragazzi che funzionano. Mi potrei anche sbilanciare un pochino di più, mi potrei mettere magari anche un 4-4-2 anziché con i CL con gli esterni. Perché? Perché comunque la squadra tenderà a fare determinato tipo di movimento, non a buttarsi solo in avanti ma anche a venire indietro a giocare. Potrei mettermi 2 terzini offensivi. Ragazzi, ci sono tante soluzioni che possiamo adottare, però allo stesso tempo magari tenderei a mettere dei giocatori tecnici. Perché? Perché mentre con un contropiede quello che mi interessa, sì, ovviamente la tecnica va bene, ma mi interessa molto anche la velocità, la rapidità nel buttarsi in attacco. Qui ragazzi mi interessa anche invece che sappiano palleggiare con un possesso, quindi
per fare un focus generale, diciamo, e veloce, perché poi dare troppe indicazioni precise bisognerebbe studiare il caso di ogni singolo di noi e cercare di capire tante cose, ma ovviamente non posso farlo in questo momento. Il contrattacco, ragazzi, è lo stesso, come già spiegato anche nel video che abbiamo già fatto. È uno stile, secondo me, che ci permette un po' sia di palleggiare che di buttarsi in avanti. Quindi lì dobbiamo avere magari giocatori, ecco, con una squadra del genere, dove comunque c'è tecnica, dove comunque c'è velocità, c'è presenza fisica, c'è gol. Ovviamente, ragazzi, è una cosa che può andare bene. Con un contrattacco, anche comunque con un possesso palla, che per certi punti di vista, almeno di palleggio, io li trovo simili quando li ho provati. Certo, il possesso palla si palleggia molto di più, ma anche il contrattacco potrebbe andare bene, ad esempio, anche metterci una punta veloce e uno invece molto grosso. Ipotesi, un Insigne con un Lukaku, con un Haaland. Perché? Perché chiaramente, ragazzi, a differenza di un contropiede, no? Dove magari invece noi cerchiamo più il passaggio filtrante lungo, quindi avere un attaccante magari grosso e basta, quindi un po' lento, no? Così ci può danneggiare. Con invece secondo me, chiaramente, con il contropiede invece è meglio avere un attaccante, cioè due attaccanti più rapidi, più veloci. Con il possesso invece magari uno più grosso, quindi che magari dia quella spizzata di testa, che faccia salire la squadra mentre palleggiamo. Tutte queste cose, ragazzi, sono cose da non sottovalutare. Poi chiaramente bisogna provarle, bisogna vedere se noi ci troviamo. Ci sono ad esempio delle coppie, secondo me, di attaccanti un po' buggate per tutti gli stili, come anche per il centrocampo. Ad esempio il collante con l'onnipresente o il collante col tre linee può essere una coppia buggata, dicono. L'attaccante di rientro con l'opportunista, ragazzi, sono anche quella teoricamente una coppia buggata. Ma perché, ragazzi, è una coppia buggata? Ve lo siete mai chiesti? Perché fondamentalmente stiamo parlando di quello che fanno gli attaccanti veri nel gioco. Nel calcio vero, ragazzi, gli attaccanti, così come i difensori, si muovono sempre nelle stesse maniere. Ce n'è uno che esce e l'altro che copre, uno che viene incontro e l'altro che va avanti, il trequartista che si avvicina a fare gioco, nel frattempo l'esterno magari che parte, oppure va lì comunque largo per darle lo scarico largo. Ragazzi, sono dei movimenti alla fine semplici e banali, cioè del calcio proprio dei bambini fondamentalmente, cioè le cose che vengono insegnate nella scuola calcio. Però in questo chiaramente gioco alcune dinamiche, un po' per la meccanica di gioco, forse un po' per tante altre cose della quale magari non sono nemmeno a conoscenza, funzionano bene, e tanto che comunque ci creano, se le muoviamo nel modo corretto, ci creano dei belli spazi appunto da poter sfruttare. I vie laterali lo stesso, ragazzi. Io chiaramente una squadra per i vie laterali metterei larghi, cioè una squadra così per i vie laterali, ragazzi, io ve la sconsiglio, tralasciando chi possa avere in campo. Però io ad esempio di Ecco magari mi metterei due esterni molto forti, o magari uno che taglia al centro, quindi un taglio al centro come Carta e un magari alla prolifica come dall'altra parte. In avanti, ragazzi, mi metterei magari un giocatore, ecco, tipo Cristiano Ronaldo, tipo un Lewandowski, che comunque sanno sia giocare la palla, ma allo stesso tempo anche segnare di testa se ne hanno l'occasione. Perché? Perché comunque sono quel tipo di giocatori che fanno un pochino tutto. Ecco, poi magari, come ad esempio un Lewandowski non sarà velocissimo come un Mbappé o forte tecnicamente come un Insigne, però sicuramente da altri punti di vista magari è più forte, tra cui il colpo di testa, magari il calciare. Ovviamente, ragazzi, sono giocatori che hanno altre caratteristiche. Però, dicevo, allargherei sicuramente tutto. Perché? Perché ovviamente sviluppiamo dalle fasce. Anche se questi due, ragazzi, io li consiglio più, secondo me, per una secondaria, per una tattica secondaria. Perché? Perché comunque, ragazzi, è un modo di giocare secondo me un po' troppo eccessivo, cioè andare solo sempre in fascia, solo sempre filtranti, rischia, ragazzi, che buttiamo un sacco di palloni, e quindi io lo sconsiglio per quello. Poi ovviamente vedete voi il passaggio lungo.
ragazzi, un po' come vie laterali, ma fondamentalmente più centrale. Questo modulo potrebbe andare per un passaggio lungo, cioè noi potenzialmente potremmo arrivare da Maldini direttamente a Mbappé, da Costa Curta direttamente a Barella, quindi saltando da una parte all'altra del campo. Anche qui, ragazzi, io fondamentalmente alcune coppie di giocatori le lascerei sempre, cioè almeno questo è quello che io faccio di solito. Non vado troppo a modificare, perché comunque ci sono dei giocatori, ragazzi, parliamoci chiaro, dei giocatori che a prescindere dallo stile di gioco a noi ci piacciono. Cioè a me piace Vieira, ragazzi, a me piace Mbappé, mi piace Maldini, mi piace Cech, cioè io non posso dire ma adesso faccio questa rosa, li levo. Sì, magari li potrei alternare con qualcun altro, mi capita spesso, ad esempio una cosa che modifico spesso è la mia panchina, perché? Perché comunque mi accorgo che con quel particolare modulo, con quel particolare stile di gioco, magari, ecco, rispolvere un Hazard che avevo lì buttato in tribuna, che non mi ricordavo nemmeno di avere, ragazzi, e dico, cacchio, però gioca bene con questo modulo, con questa tattica, con queste cose. Lo cambio modulo, vado col possesso palla, vado con un'altra cosa, magari sto Hazard lo rispedisco immediatamente in tribuna perché non mi piace più. Però, ragazzi, appunto, Hazard, un Barella, per dire, però un Messi, uno Snyder, un Mbappé, un Vieira, un Van de Ven e pochi altri, ragazzi, sono quei un De Paul, che questo De Paul è clamoroso, sono quei giocatori, ragazzi, che io a prescindere non leverei mai, e così sicuramente un po' anche voi. Quindi mi raccomando, ragazzi, quando andate a costruire la squadra cercate prima di tutto di partire da una rosa magari già esistente, prendete spunto se volete, ovviamente provatela, fatevi qualche amichevole, però allo stesso tempo, ragazzi, poi trovate quello che secondo voi è realmente la squadra. Prima di andare avanti, però, vi volevo sempre ricordare dell'affiliazione, ragazzi, di Amazon e di Gamivo, che sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica. Dal link che trovate in descrizione, ragazzi, non vi costerà nemmeno un centesimo, ma è solo un modo per supportarmi e io veramente ne sarei grato. Inoltre, ragazzi, sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti, quindi gli abbonamenti al canale hanno un costo invece di 1 euro/2 euro, ma vi sbloccherebbero alcuni contenuti in esclusiva dedicati agli abbonati. E poi, come abbiamo già detto prima, ragazzi, anche la possibilità comunque di avere dei video per voi, quindi se voi avete dei dubbi specifici su di voi, quindi non un video magari più generalista come questo, ma un video proprio specifico per voi, su di voi, sulla vostra situazione, ovviamente, ragazzi, io avrei molto piacere di affrontarlo e di farlo, anche perché comunque sono sempre occasioni, vi ricordo, per tutti, per migliorarci e crescere, divertirci magari ancora di più. Quindi, ragazzi, siamo giunti finalmente alla conclusione. Il mio consiglio finale alla fine della fiera qual è? Come sempre, divertiamoci, ragazzi, perché è l'unico modo, diciamo, che abbiamo per anche vincere, il divertirsi. Quando giochi ti diverti e vinci, ovviamente hai centrato l'obiettivo. Ovviamente la risposta semplice qual è? Bisogna conoscere il gioco, ragazzi. Io cerco di darvi sempre tutte le informazioni necessarie, le armi, poi ovviamente però voi dovete prenderle con le vostre con le pinze, insomma, e cercare di farle vostre, appunto, no? Cercare di prendere magari anche solo quel poco che vi interessa di una mia nozione, della mia informazione, perché chiaramente queste sono le mie opinioni, i miei pareri. Voi magari ne avete degli altri, voi magari avete un altro tipo di idea di gioco, un altro tipo di idea di calcio, e quindi magari dei miei pareri ve ne farete soltanto, diciamo, ve ne resterà, diciamo, buona soltanto la metà, il resto magari invece non verrà considerato. Però, ragazzi, io ci tengo sempre comunque a dirvi anche la mia, perché come a me fa piacere ricevere la vostra, ovviamente che sono modi per confrontarsi e per crescere, ripeto, divertirsi. Spero che anche a voi, appunto, faccia piacere il poter sentire comunque queste cose che poi delle volte non ci pensiamo, ma che sono veramente veramente fondamentali. Fatemi sapere quindi, appunto, nei commenti che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!